Allora, com'è la situazione qua? Ci viene dato in entrambi i casi prima un centro e con questo centro ci viene dato in maniera indiretta anche un raggio, perché appunto quello che dobbiamo tenere presente in questi due esercizi che sono analoghi è che la tangente è proprio uno dei due assi. Quindi partiamo dal primo. Il primo esercizio mi dice guarda, tu hai il centro in 3 meno 1 e poi ti dico che questa circonferenza la voglio tangente all'asse delle ordinate. Cos'è questo asse delle ordinate? È proprio l'asse delle y, quindi noi andiamo a distanza 3, ossia contiamo appunto 1, 2, 3, salgo di 1 e quindi qua ho il mio centro. Ma allora questo che cosa vuol dire? Che se C è questo qua e la mia circonferenza deve essere tangente all'asse delle y, allora vuol dire automaticamente che la distanza tra il centro e la retta è proprio questa, ossia la differenza tra la x del centro e la x dell'origine, ossia 0. Quindi il raggio in questo caso è semplicemente la distanza centro-retta, dove il centro è questo punto qua e la retta è una retta fortunatissima, ossia l'asse delle y. E in questo modo io in maniera visiva già so quant'è questa distanza, quindi non mi devo mangiare la testa facendo una distanza appunto retta, ma semplicemente lo vedo visivamente che la distanza è 3 e questo di conseguenza mi dice, avendo centro e raggio, la circonferenza, ossia con la formula x meno x con 0 al quadrato più y meno y con 0 al quadrato uguale ad r al quadrato, automaticamente adesso posso calcolare la circonferenza. Infatti mi basta sostituire x meno 3 al quadrato più y meno 1, ossia più 1 al quadrato uguale a 3 al quadrato. Quindi qui ho i quadrati di binomio x alla seconda meno 6x più 3 al quadrato più y quadro più 2y più 1 uguale 3 al quadrato. Questi due si distruggono. Mi rimane dunque x quadro più y quadro meno 6x più 2y più 1 uguale a 0. Andiamo a verificare. Meno 6x più 2y più 1. Ecco qua. Meno 6x più 2y più 1. E ovviamente poi, come quasi ogni circonferenza, x quadro più y quadro. Dimmi. No, è fondamentale. No, ho sbagliato. Sì, assolutamente no, assolutamente no. Allora ti faccio un esempio. Quindi la tua domanda è: questa ipotesi di tangenza è superflua? La mia risposta assolutamente no. Perché? Andiamo a fare un esempio. Se io ho il centro qua, se il testo non mi specifica che la circonferenza è tangente all'asse delle ordinate, la circonferenza potrebbe anche fare qualcosa di questo tipo. E vediamo che non è più tangente, ma l'asse delle y taglia la circonferenza. Quindi l'ipotesi di tangenza è fondamentale per capire che la circonferenza tocca l'asse delle y solo in un punto, perché se appunto il raggio fosse più grande, allora la circonferenza farebbe un qualcosa di questo tipo. Andrebbe a tagliare l'asse delle y in due punti. Oppure, situazione completamente opposta, magari il raggio è più piccolo e allora la circonferenza neanche tocca l'asse delle y. Quindi nel momento in cui ti dice che è tangente, ti sta dicendo in maniera indiretta che il tuo raggio è pari pari la distanza centro dall'asse.